Ciao a tutti, siamo Elisabetta, Sebastiano e Ondina. 3 mesi fa abbiamo acquistato un ex camion dei pompieri per convertirlo in un camper in soli 3 mesi. Nonostante le tante disavventure, siamo riusciti ad ultimare i lavori necessari per l'omologazione. E ora siamo in partenza verso la Germania per fare tutti i documenti. Partiti per questa nuova avventura. Riconoscete il parcheggio? Siamo di nuovo da Eurotrack a Santa Maria a Monte. Bene, oggi non è proprio un buon giorno perché c'è il camper che si spegne. L'avete preso proprio per girare il mondo? L'abbiamo preso un mese fa. Eccoli qua, venite un po', ve li facciamo vedere, qua c'è la diretta, qua, eccoli qua. Pazzesca in diretta, Abbiamo Sebastiano Ciao, carissimo. e la bravissima Elisabetta, niente. Comunque siamo in zona Bolzano, domani mattina che domenica dovremmo arrivare nel paese, nella cittadina dove c'è il TUV per l'omologazione. Risveglio in Austria. Possiamo dire che c'era più freddo a Santa Maria a Monte, davvero, perché questa notte abbiamo anche avuto caldo, senza riscaldamento acceso, quindi siamo molto molto soddisfatti della coibentazione della cella, perché funziona decisamente bene. E vabbè, poi avevamo un'ottima coperta perché l'aerogel è veramente eccezionale, tiene tantissimo il calore. Ora siamo proprio al confine, penso 10 km dal confine, e ci rimettiamo in strada per raggiungere il paese in cui dovremo andare a fare l'omologazione domani alle 2. Sta iniziando a salire l'ansia, anche se cerchiamo di essere positivi perché comunque abbiamo fatto tutto come era richiesto, da quanto ne sapevamo, quindi dalle informazioni che avevamo. E poi grazie anche a tanti consigli dell'officina Eurotrack, che loro si occupano anche di revisioni in Italia, però ovviamente le regole sono più o meno le stesse, quindi ci hanno dato un sacco di consigli, abbiamo cambiato i fari, così abbiamo anche il fendinebbia posteriore e la retromarcia sul faro, che prima avevamo un faretto aggiunto, e abbiamo messo le ciabatte dietro i parafanghi Eurotrack, felicissimi di averli. E poi cosa abbiamo fatto? Ho messo i sedili lì in officina per poter cercare sperando di poter omologare 4 posti, e gli abbiamo rimesso i sedili originali che aveva montato nella tripla cabina. Questa notte abbiamo dormito a bordo di una stradina di montagna dove c'è una stazione geotermica. In un parcheggio grande abbiamo dormito abbastanza bene perché siamo vicino alla strada, però anche lì, oltre a essere coibentata nel modo giusto a livello di termico, è anche abbastanza insonorizzata questa cella, abbastanza, nel senso che in confronto a Mannu è molto molto insonorizzata, quindi un altro punto per la cella frigo. Oggi è domenica, poi è tutto chiuso. Sta aperti in realtà.
per viaggiare in Austria in autostrada ovviamente serve la vignetta, perché qua l'autostrada funziona così a vignetta. Per i veicoli e per i motoveicoli non c'è nessun problema, puoi farla online, comunque ti fermi in qualsiasi casello e puoi acquistarla, mentre per i veicoli pesanti come il nostro serve una specie di, come si dice? Box che costa 80 euro, ha una validità di quanto? Di un anno, se non sbaglio, mi sembra di aver letto su internet. Tu paghi 80 euro e poi da questo box ti scalano i pedaggi dell'autostrada. Se per caso non consumi tutti quegli 80 euro, all'uscita del paese ti rechi in qualsiasi, non in qualsiasi, ti rechi negli uffici appositi per le vignette e ti restituiscono i soldi che restano nel box. Quindi per chi ha mezzi pesanti oltre le 7 tonnellate e mezzo, ricordatevi che in Austria serve il box. Volete conoscere alcune curiosità sull'Austria? In Austria esiste un paese con un nome molto popolare nel web. Si tratta di Fucking, un paesino di 104 abitanti situato al confine con la Germania, ed è il cartello più rubato al mondo. I croissant non sono originari della Francia. In realtà la ricetta originale deriva dal Kipferl austriaco e sono stati importati in Francia nella prima metà dell'Ottocento. In Austria non è vietato tentare di evadere di prigione. Viene riconosciuto come un istinto naturale dell'uomo, cioè di essere libero. Chi evade e viene successivamente catturato dovrà continuare a scontare la pena, ma non riceverà ulteriori condanne per evasione. E tu lo sapevi? Faccelo sapere nei commenti. Com'è stato il 4x4? Prima prova in un posto dove c'è necessità del 4x4, sta neve. Non gli hai fatto niente. No, gli ha fatto un baffo. C'è un pupazzo di neve? Dove sei, Andina? È lì. Dove siamo? Dove siamo? In Germania, siamo già in No, Germania. in Austria. Siamo ancora in Austria. Sa che siamo al confine. Siamo in Austria, siamo parcheggiati in mezzo alla neve. Sei contento di questa cosa? In un parcheggio a bordo strada. Molto bellino. Stiamo usando il gas perché abbiamo la padella che va bene per l'induzione, però quella della pasta no, quindi dobbiamo munirci di pentole per l'induzione. Lama. Fa un freddo. Sto congelato. Libero? Sì. Paesini della Bavaria. Bavaria. Aiuto, sembra un film dell'orrore, o no? Buongiorno, oggi è il grande giorno. C'è l'ansia che sta salendo adesso. Io stanotte ho dormito poco e niente. Anche io. Sto girando e girando. C'era una bella ansietta oggi. Ondina, lei non fa niente. Lei è rilassatissima. Si è già ambientata. Basta che andiamo. Sì. Che ridere che fa. Ondi, saluta, ciao. Stiamo viaggiando al freddo. Mi piace la neve. Sono le 2, quasi l'1:30. Alle 2 abbiamo l'appuntamento per l'omologazione e l'ansia si fa sentire. Speriamo bene. Aiuto. Tu?
sto credendo. Davvero, c'è. Quindi? Grazie a Recife, che sta che un nome però strano. Siamo appena usciti dal TUV. Incredibile. Siamo allora- riusciti a omologare tutto. 6 posti siamo riusciti a omologare. Abbiamo fatto il passaggio da camion a camper. Le gomme omologate. Abbiamo omologato le gomme, siamo riusciti a farcelo omologare, cioè era già omologato 6 posti, Però non avevamo i sedili. Però lui ha detto cioè il camion è già omologato 6 posti, quindi non ci sono problemi, tengo il Lasciamo numero dei posti. Quindi adesso la prossima tappa è la motorizzazione. Dobbiamo cambiare il libretto. Dobbiamo cambiare il libretto, quindi adesso vediamo un po' se riusciamo a farlo oggi, se no tocca prendere un appuntamento e magari riusciamo a farlo. Se riusciamo a farlo oggi è meglio, se no magari domani riusciamo a concludere qualcosa, vediamo un po'. Però la cosa più difficile è andata. È omologato. Abbiamo un camper con le gambe che volevamo e posti in più, perché noi ne volevamo 4 e alla fine siamo riusciti ad averne 6. Cioè, quindi adesso il prossimo step è la... Adesso dobbiamo solo cambiare il libretto, perché attualmente sul libretto è scritto come camion Quindi ancora non è camper. e con misure diverse, e quindi adesso andranno no vabbè, è camper perché il tubo lo ha approvato, quindi l'unica cosa che devono fare è cambiare loro. Vediamo un po'. Siamo appena usciti dalla motorizzazione, infatti siamo ancora nel parcheggio degli uffici. Dire che siamo stati fortunati è dire poco. Abbiamo incontrato, c'era una ragazza che lavorava lì negli uffici della motorizzazione di origini italiane, che parlava italiano, quindi è stata super veloce, super efficiente, gentilissima, e quindi adesso siamo a tutti gli effetti un camper. Siamo contentissimi, siamo a tutti gli effetti un camper, ce l'hanno omologato, era già omologato 6 posti, quindi abbiamo il camper omologato 6 posti ed è una cosa bellissima, perché avevamo paura che non ce lo omologassero, perché avevamo messo soltanto 2 sedili, invece di origine era omologato 6 posti, quindi l'hanno lasciato 6 posti al TUV. Siamo troppo contenti, finalmente quest'ansia delle targhe e tutto adesso è scomparsa, perché siamo un camper. Allora dimmi quanto sei contento da 1 a 10. Troppo. Cioè, boh, cioè, non riesco a togliermi il sorriso dalle labbra. Cioè, non ho parole. Non ci capacitiamo. Non mi capacito, non ci capacitiamo di essere riusciti a fare tutto. Poi in un mese, cioè abbiamo fatto una trasformazione a camper in un mese. E io avevo 1000 ansie, il parafango l'ho fissato nel modo giusto, il controtelaio l'ho fissato nel modo giusto, perché non sai mai cosa... Poi sono abbastanza sono molto pignoli. Infatti il ragazzo ha chiuso un occhio su 2 boccole della barra stabilizzatrice che sono da cambiare, lo sapevo. Ho detto non le guarderà, invece le ha guardate e in ogni caso me l'ha detto e io gli ho detto guarda, lo so, le ordinate. E ho detto va bene, non ti preoccupare. Quindi c'è stata... Che bello. Relax. Si sta sciogliendo tutto adesso. Tutta la tensione. Ci sono ancora un sacco di pratiche burocratiche da fare. Però intanto cioè, è solo un'immatricolazione ora. È diventato un camper. Quindi ora c'è solo un'immatricolazione da fare. Che per quanto possa essere difficile fare un'immatricolazione in Italia, perché
Calcoliamo che qui ci hanno fatto un'immatricolazione con un passaggio a camper in 20 minuti, con la modica cifra di 57 euro. È passato a camper, nuova immatricolazione, nuovo libretto, tutto quanto, 57 euro in 20 minuti. In Italia chissà cosa ci chiederanno, però intanto il più difficile è stato fatto. È stato fatto. Ma adesso cosa dici? Ci avviamo verso l'Italia? Sì, torniamo che abbiamo un sacco di cose da fare. Stiamo ricaricando la EcoFlow con l'accendisigari. Sì. Perché La stiamo utilizzando per scaldarci, visto che abbiamo solo riscaldamento elettrico per ora. E comunque tiene un'ora abbondante, quindi con le classiche stufette. Con le classiche stufette elettriche. E quindi ci permette di scaldare per un'ora la cella. E un'ora la cella poi rimane calda perché è molto ben coibentata, quindi è molto utile. E non utilizziamo l'altra stazione elettrica che abbiamo, che comunque ci serve per le altre utenze. Buongiorno, stavamo uscendo dall'Austria, abbiamo preso l'autostrada e praticamente cosa è successo? L'altro giorno all'andata, quando stavamo andando in Germania, siamo entrati in autostrada. Però da Innsbruck, perché appena siamo entrati in Austria abbiamo deciso di fare un'altra strada per vederci un po', insomma, il panorama. Quando siamo arrivati a Innsbruck, lì abbiamo deciso di entrare in autostrada e come vi abbiamo già detto, qua in Austria bisogna fare la vignetta. Noi appena siamo entrati in autostrada ci siamo fermati al primo autogrill per fare la vignetta e lì non facevano la vignetta. Ci ha detto tra 5 km c'è un altro autogrill, chiedete lì se la fanno. Abbiamo fatto quei 5 km e quell'autogrill stesso non faceva la vignetta, quindi abbiamo deciso di uscire dall'autostrada. Uscendo dall'autostrada abbiamo trovato un'altra stazione di servizio che faceva le vignette e abbiamo detto che avevamo fatto circa 20 km senza vignetta, quindi sicuramente c'erano delle cose da pagare, dei tratti da pagare, e li abbiamo pagati. Infatti abbiamo la ricevuta di come abbiamo pagato 10 euro per 20 km. Sempre in quell'autogrill abbiamo deciso di fare la vignetta per appunto stare tranquilli anche al rientro. Cosa è successo? Noi abbiamo pagato, eravamo tranquilli perché abbiamo fatto la vignetta, abbiamo pagato quel tratto di strada. Adesso, mentre stavamo uscendo, ci hanno fermato quelli dell'autostrada, ci hanno chiesto tutti i documenti della vignetta, gli abbiamo dato tutto, poi fanno scendere Sebastiano e ho visto che si stava trattenendo un po' troppo, quindi sono scesa a vedere. E praticamente quelli della ragazza che lavora lì per l'autostrada ci ha detto che c'erano 240 euro di multa da pagare perché noi quel tratto di autostrada non avevamo la vignetta e noi avevamo la ricevuta di come avevamo pagato quel tratto di autostrada, e la tipa ci ha detto che era obbligatorio pagarla. Se non l'avremmo pagata sarebbe arrivata a 480 euro la multa, se non l'avessimo pagata in quel momento. Quindi abbiamo deciso di pagarla subito, nonostante avessimo la ricevuta e nonostante avessimo la vignetta con noi, quindi tutto in regola. Quindi dovremo contestare questa multa e vedere che cosa... Alla fine i 240 euro sono stati riaccreditati sul nostro conto. Purtroppo i funzionari dell'autostrada volevano approfittarsi di noi, ma siamo usciti vincitori. Nel mentre, al rientro in Italia, abbiamo fatto un incontro molto interessante. Abbiamo conosciuto il proprietario di una famosa azienda di allestimenti camper e roulotte. Sì, questo si alza e fa un'altra stanza, e questo lo stesso su si dorme sotto altri posti letto, sì. Questo per andare sui monti, dai. Esatto, al mare, in montagna, ovunque. Ciao!
You put also my beautiful face? Also, I can. Say hello. Yeah, I have your number. Yeah, hello. And I will send you pictures. Turn around. Yeah, and until here. Yeah. You have here at least. All this area. Yeah, and it's all aluminium. I can take outside, but it takes a long time to put in. It's a really great job. Yeah, because if you do something with love, you can create everything. Yeah, great. Great things. If you don't understand the passion, you will never understand. Onoratissimi. La migliore officina di tutta Italia, forse di tutto il mondo anche. Siamo ancora qui da Eurotrack, sto andando nell'ufficio a Sebbia già lì perché la mamma di Dennis ha preparato i bomboloni, oggi è giovedì grasso e quindi ci hanno invitato a mangiare il bombolone con loro. Che spettacolo! Che spettacolo! Grandissimi di Eurotrack. Noi vogliamo Svizzera. Olè! Auguri. Però con questo da verde. No, ma a me Costa solo 120. Però è bello. E oggi è carnevale. Eh sì, giovedì grasso. Mandato una nuova foto? oggi è giovedì gas. Perciò vigili. Però 45 pomodori, più quelli che hanno mangiato Manolo. Niente, è stato un piacere conoscervi. E poi per me Seba è scattato subito l'amore. Questo è vero, Posso dirlo perché conoscendo Emanuele è davvero niente, scattato. Siamo trovati. È stato sono davvero un bello. piacere, un onore conoscervi. Salutare a tutti. Vogliamo ringraziare tutti gli amici di Eurotrack che ci hanno accolto come una famiglia. Questo bellissimo posto ci ha accolto per 3 giorni. La prenotazione disponibile non ce n'è per tutto marzo. Per tutto marzo? Sì. Una vergogna. Ieri abbiamo chiamato l'agenzia delle entrate di Nuoro perché essendo residenti appunto in provincia era loro la competenza. Boss ass bitch.